Hanno appena espulso Joao Neves, tirata per i capelli a Cucureia, che sta a terra, solito gioco delle parti, espulsione, 3-0, pratica chiusa. Bisogna solo capire il divario, il parziale, partita chiusa. E oggi abbiamo parlato di tennis, anzi, apro parentesi, grazie a tutti, commenti, apprezzamento, tutto, e magari perché non ci sarà modo di discuterne nuovamente più avanti, anzi lo spero con estremo piacere, ma volevo dirvi adesso, parlando di calcio, che anche il calcio ha il suo fascino, perché? E come perché? Ragazzi, come perché? Il Paris Saint-Germain, che tante volte, anche giocandoci su, abbiamo, almeno io, anche un po' per stemperare, lo abbiamo etichettato come ingiocabile, perché in parte lo è stato per davvero. Nelle ultime 11 partite, 10 vittorie, e quella col Botafogo onestamente lo consideriamo un inciampo quasi voluto. Nelle ultime 7 partite 6 clean sheet, e appunto mancava il clean sheet proprio sempre contro il Botafogo, cioè, e non sto qui a dirvi i 4 gol al Real Madrid, i 5 all'Inter, i 4 all'Atletico, e via dicendo. Una squadra, ribadisco, una squadra clamorosa. Arriva a questa finale e vedi un Chelsea che praticamente l'ha battuta in tutto, l'ha battuta in tutto, l'ha battuta al netto dell'aspetto individuale, l'ha battuta soprattutto anche come collettivo, proprio dove era forte il Paris Saint-Germain. E voglio dire una cosa forte che dà un gancio all'argomento che voglio dibattere. Forse oggi in questo calcio moderno, e qui voglio sentire anche la vostra, perché voglio sentire anche la vostra. Per me nel calcio moderno forse oggi contano più gli allenatori che i giocatori. Dico forse una roba forte? L'ho detta forte? Ho detto una pirlata? Per me contano più gli allenatori che i giocatori. E vi vado a dire perché, signori miei. Vi vado a dire perché. Prima, come al solito, un paio di robette veloci da fare. Vi invito a lasciare un like sempre per il solito discorso dell'algoritmo che sta lì a fare il bastone contrario e noi lo azzittiamo a son di like. Vi invito a iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti, e adesso è finito anche questo mondiale per club e quindi partite giocate, ma ci sarà modo sicuramente per andare a parlare della Serie A, magari mercato, novità. Tra poco comunque ritornano di nuovo i ritiri, preparazione, quindi magari amiche avremo modo sempre di parlarne, quindi attivate la campanella. Grazie veramente per il supporto, grazie, veramente clamorosi, siete clamorosi, grazie. Ritorno al discorso degli allenatori. Per me sono due gli esempi eclatanti che mi va di portare. Il primo su tutti, Luis Enrique e il suo Paris Saint-Germain, che abbiamo visto comunque al netto di questa finale fare un percorso clamoroso, un'annata strabiliante, e l'abbiamo vista al suo massimo splendore il PSG Saint-Germain quando si è privata di quello che sulla carta era il suo giocatore più forte, la star, no? Il top player per eccellenza, Mbappé, che poi Mbappé anche al Real Madrid ha dimostrato di essere forte, o sbaglio? Cioè, giocatore importantissimo. Per forza di cose, togli Mbappé. Teoricamente, per il discorso allenatori-giocatori, se ti privi, mamma mia, che entrata della. Oh, ma c'è sto Sanchez, pure portiere del Chelsea, che è una roba clamorosa. Che è una roba clamorosa. Ha fatto delle robe anche lui pazzesche. Ma portieri forti non mancano, perché anche dall'altro lato Donnarumma su Delap un paio di volte. Incredibile. Scusate, a parentesi, ma la partita sta per finire, mancano 2 minuti e qualcosa. Ehm, E, vi dicevo, signori miei, Mbappé, perdendo uno come Mbappé, per forza di cose devi perdere, no? Della qualità. Invece, paradossalmente, ha trovato la quadra, la compattezza, la completezza nella struttura, nell'approccio, e proprio anche l'aspetto tattico, l'aggressione.
senza Mbappé il Paris Saint-Germain è diventato una squadra, anzi la squadra forse per eccellenza, per quello che abbiamo visto in questa stagione. E ragazzi, posso portare lo stesso esempio con il Chelsea. Cioè, il Chelsea prima di Maresca, non voglio dire che fosse una banda, ma quasi. Ma quasi. L'anno prima, sesto. Prima ancora, dodicesimo in Premier League. Il Chelsea era una polveriera. Era una polveriera, acquisti su acquisti, bulimia praticamente. Non si capiva niente, non si capiva nulla. Caos assoluta. Non dico che fosse il Manchester United di oggi, ma quasi. Arriva Maresca, ragazzi miei, da un'impronta, da gioco e soprattutto, ragazzi, questa adesso è una squadra, ragazzi. Questa è una squadra. E quindi anche in questo caso, parlando unicamente e propriamente dei risultati, quarto posto e quindi l'ha riportata in Champions, Maresca l'ha riportata alla vittoria di un trofeo, la Conference League, e adesso anche del Mondiale per Club. E con questa vittoria il Chelsea è l'unica, e forse anche di cosa, visto che siamo al primo Mondiale per Club, è l'unica ad aver vinto tutte le competizioni che ci siano sulla faccia della terra, possibili e immaginabili. E quindi grande, se la gol, ecco, inquadrato Maresca che sorride. Maresca, ragazzi, per me è clamoroso. Parliamo degli allenatori italiani, di Conte, di Allegri, dello stesso Inzaghi. Ma per me Maresca, per quello che sta facendo vedere, finisce nell'Olimpo anche lui, eh. Finisce nell'Olimpo anche lui perché questa è una vittoria veramente top, top, top. World Champions stanno facendo vedere è quasi finita. Cioè, ragazzi, questo è il discorso. Per me gli allenatori contano e anche il piano gara, ragazzi, anche il piano gara oggi, che aggressione, ogni volta bassi, poi quando prendevano palla trovavano sempre l'uomo in profondità che praticamente bucava mezza squadra. Il Paris Saint-Germain mai così in difficoltà, proprio nell'aspetto di prendere le contromisure. Ragazzi, tatticamente l'ha schierato la formazione perfetta, l'ha messa magnificamente in campo, ripeto, contro Luis Enrique, contro una squadra rodatissima. È vero che forse l'assenza di Pacio lì dietro ha sofferto, però, ho capito, Beraldo non ha, però, ragazzi miei, ribadisco, soprattutto nel primo tempo non c'è stato proprio gara. Poi per quello che abbiamo visto, magari qualcosina avrebbe potuto. Adesso no, adesso non mi piacciono queste. No, cosa sono ste cose? No, 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 ste cose. No, 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 che finisce a cazzottare. No, 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 ste cose veramente brutte. Non mi fate vedere queste schifezze. Non mi fate vedere queste robe. Adesso è bello vedere Donnarumma e Maresca a colloquio. Non lo so, però non fate porcate. Non fate porcate. E queste sono cose che non voglio vedere, ecco. Queste robe non esistono, non devono assolutamente esistere. Poca roba. Capisco. No, è andato lo stesso Luis Enrique? No, brutto però sto gesto di Luis Enrique. Brutto. È andato a spinto. No, no, brutto. Vabbè, poi chi è? Joao Pedro questo qua. Sì, poi si è buttato Joao Pedro a terra, però il mister non deve fare una roba del genere. Stanno continuando o sono altri no. Mamma che baraonda finale, che rissa finale, ste cose no. Ste cose no. O forse riescono a no. Brutto però il gesto di Luis Enrique. Luis Enrique non ha fatto una bella. Ma non so cosa Joao Pedro magari avesse fatto, però mai, specialmente un mister non deve cadere in queste provocazioni, mai, mai. Che quello che dicevamo un po' di D'Averso, no? Che faceva un gesto molto più brutto, anche se questo non è che bello. Eh, Chelsea se la deve godere e basta. E capisco anche per il Paris Saint-Germain che non è facile, non è bello, perché Paris Saint-Germain, ragazzi, veramente era su una nuvola e adesso è stato riportato sulla terra. Adesso è stato riportato sulla terra. E qua, superior player of the match col Palmer, è fatemelo dire, anche alcune volte sì, anche in questa stagione per il Chelsea alcune volte si è un po' estraniato, ma quando col Palmer è dentro focus, che giocatore, che giocate stasera, anche lui decisivo.
un altro giocatore che mi è piaciuto è proprio lo stesso João Pedro. João Pedro, ragazzi miei, è entrato in questa squadra da qualche giorno e sta facendo vedere delle robe incredibili. Anche sul secondo gol di Cole Palmer, io non lo so se avete visto il movimento, come gli va, porta via l'uomo, grande, grande giocatore, il dialogo che fanno alla prima occasione da gol per lo stesso, per il Chelsea, e l'assist magistrale, lo stesso gol e il tocco sotto, non era facile chiudere in quel modo. Bellissima la palla di Cole Palmer, ma bellissimo anche il tocco sotto. Ho visto belle giocate, il Chelsea mi ha fatto divertire. Complimenti, complimenti, perché credo che veramente non ce lo aspettassimo, almeno io no. E invece, ragazzi, il Chelsea vince con estremo merito. Poi è vero, nel secondo tempo poteva fare il gol il Paris Saint-Germain, poteva riaprirle, e quando poteva riaprirle è stato proprio Sanchez bravissimo a chiudere la porta. Poi è anche vero che poteva ancora di più dilagare con Delap il Chelsea, quindi è stata una partita sicuramente strameritata dal Chelsea. E complimenti, complimenti a loro, complimenti al Chelsea, complimenti a Maresca. Ribadisco, Maresca secondo me ha fatto un lavoro enorme, lavoro enorme. Io l'ho sparata grossa forse stasera, eh. V'ho dato spunto, eh. Quindi adesso voglio sentire cosa ne pensate voi. Complimenti, complimenti ancora al Chelsea. Un grande abbraccio. Danischi.